Benvenuti, narratori e custodi della verità, nel vostro rifugio preferito, Segreti Turchi. Dicono che la fama sia una creatura dorata che divora il privato, ma ci sono istanti in cui a bruciare non sono i flash, bensì il fuoco interiore della coscienza, quel conflitto tra ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che vorremmo avere il coraggio di diventare. Oggi i riflettori inseguono senza tregua un uomo che non può più scappare dalla storia che lui stesso ha innescato, Bar Baktas. Dietro le porte chiuse della sua casa a Istanbul, il sussurro ha smesso di essere pettegolezzo e si è trasformato in un romanzo di nostalgia, rimorso e una corsa disperata verso la redenzione. Al centro di questo turbine emotivo c'è un cuore diviso, incatenato a una vicenda che non si lascia archiviare, e allo stesso tempo attirato con forza verso un futuro che sussurra eternità insieme all'ipnotica presenza di Yağmur Yüksel. La scena turca, abituata a frasi lucidate dai PR e sorrisi da copertina, è stata scossa da una sincerità insolita, quasi disarmante. Bar, che per anni è parso una roccaforte inespugnabile, ha lasciato passare un raggio di verità attraverso le crepe dell'armatura. E quella verità ha un nome e un cognome. Prima di sciogliere questo groviglio di paure, slanci e gesti grandiosi, sì, c'è anche un segreto capace di togliervi il fiato, vi invito a entrare nella nostra cerchia. Iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdere nulla e, se volete mettere alla prova lo sguardo psicologico con cui leggiamo questi amori combattuti, il pulsante Unisciti è la chiave che apre tutte le porte. Il vostro sostegno è la colonna che regge Segreti Turchi. Siete pronti a osservare l'atto d'amore più audace e vulnerabile dell'anno? Andiamo! Le parole attribuite a Bar Baktas nei salotti più esclusivi della città non sono battute di copione, né promozioni vuote per una nuova serie. Sono, nella loro nuda essenza, il racconto di un bivio che cambia una vita. Con una calma che ha inquietato chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo, lui avrebbe ammesso di aver trovato l'amore definitivo della sua esistenza. E tutti gli sguardi, sospesi tra timore reverente e premura sincera, sono scivolati sulla figura eterea di Yağmur Yüksel. Ma quella dichiarazione, per quanto luminosa e romantica, poggia su un terreno minato. Chi vive vicino a Bar descrive la sua quotidianità come un temporale in cui convivono opposti feroci. Da un lato sembra rinato, come un naufrago che scorge il faro dopo una notte senza fine e capisce che quel faro porta il nome di Yağmur. Dall'altro, però, trascina catene invisibili che non si spezzano con un desiderio. Non parliamo di una fiamma estiva sbiadita ai margini del ricordo. Parliamo di una compagna con cui ha costruito un tetto, intessuto piani, e soprattutto condiviso ciò che in Turchia, e non solo, è sacro, i figli. Bar ripete con una fermezza che quasi gli fa male che oggi con la madre dei suoi bambini esiste un patto di cogenitorialità. Un impegno inviolabile centrato sul benessere dei piccoli. Però, famiglia di segreti turchi, la domanda resta lì, puntuta. È davvero possibile separare con mano chirurgica la paternità dalle braccia di una storia condivisa, quando le emozioni sono ancora calde? Si può chiudere la porta del passato senza che una corrente gelida attraversi la stanza del domani? Scriveteci cosa ne pensate. Credete nell'amicizia pura dopo un grande amore e una casa costruita insieme? Spostiamo ora lo sguardo sulla donna che potrebbe diventare l'asse della sua nuova vita, Yağmur. Per lei non è una fiaba lucida da copertina, ma una prova nel fuoco. Provate a vederla dal suo punto di vista, amare un uomo che arriva con un bagaglio pesante, fatto di responsabilità e cicatrici. Gli amici la descrivono come una Yağmur calibrata, dolce ma vigile, che avanza con il passo di chi sa che il ghiaccio sotto i piedi può cedere, invece di correre all'aria come fanno gli innamorati alla prima ora. Non perché ami meno, ma perché ha imparato a difendersi. Esperienze e stonature del passato le hanno fatto costruire una corazza. E così, quando Bar ha compiuto un gesto che somigliava pericolosamente a una proposta di matrimonio, la sua risposta non è stato un sì sospirato, ma un silenzio ragionato. Un silenzio più pesante di 1000 frasi. Non cerca scintillii, cerca tregua. Per una donna attenta come Yağmur, la presenza permanente di una famiglia precedente non è un dettaglio da sorvolare.
La domanda che non articola, ma che suona insistente nella sua mente, è semplice e feroce. Quella porta è davvero chiusa? O diventerò per sempre un ospite in un racconto iniziato senza di me? Col tempo la sua vigilanza è diventata un'arte. Yamur ascolta le pause nella voce di Bar, registra gli orari, prende nota, non con gelosia, ma con lucidità, della frequenza e del tono delle visite ai bambini. Non è sospettosa per indole, è prudente perché la situazione lo impone. Vuole capire se le fondamenta sono stabili per reggere un tetto condiviso, o se il terreno diventerà fango alla prima scossa del passato. Nel frattempo, altri protagonisti sono entrati in scena, la famiglia Bakhtas. Non guardano da lontano, dicono le voci dell'alta società, sembrano essersi mossi con discrezione e decisione. Per loro, Yamur è la luce che da anni Bar inseguiva, una presenza capace di radicarlo e calmare i demoni. Si mormora che non si limitino a fare il tifo. Forse stanno preparando il terreno, tessendo strategie e aiutando in modo invisibile la costruzione di un'unione che vogliono tenere lontana dai morsi della curiosità. Questa benedizione familiare potrebbe essere la spinta che serve a Bar per issare la sua bandiera nel nuovo capitolo, ma sa benissimo che l'approvazione dei suoi non basta. Serve un segno che nessuno possa fraintendere. Ed è qui che la trama prende un respiro da cinema. Si parla di un gesto in preparazione, non una messa in scena, ma un atto intimo e limpido. Dimenticate la cena al lume di candela sul Bosforo. L'idea, giurano i ben informati, è un luogo appartato e scelto con cura, dove il silenzio amplifica le promesse. E il dettaglio che sta sciogliendo anche i più scettici. Pare che Bar stia seguendo lezioni private. Di cosa? Di ballo. Immaginatelo, lui che in pubblico appare sicuro, quasi impavido. Imparare passi fino a tardi, cercando un ritmo che non gli apparteneva, solo per parlare a Yamur nella lingua del suo cuore. Non gli interessa la perfezione tecnica, vuole esporsi, mostrare che sa apprendere, cambiare, e soprattutto farsi guidare dal suo tempo interiore. Vuole che lei senta, senza bisogno di parole, di essere la sua unica musica. È il tentativo di sincronizzare le anime col movimento, un giuramento fisico, sono disposto a inciampare, purché sia con te. Famiglia di segreti turchi, questa cosa ci tocca da vicino. Quanto peso date a un gesto del genere? Imparare qualcosa da zero per amore è la prova più grande di impegno. Se vi emoziona quanto emoziona noi, lasciate un mi piace ora. E se volete contenuti esclusivi su come le star gestiscono queste burrasche, il tasto Unisciti vi aspetta. Ma la musica non cancella la storia solo perché è dolce. C'è una ex compagna con cui la vita di Bar resta intrecciata. Messaggi quotidiani per scuola, orari, vacanze, inevitabili. In quel ronzio di parole necessarie, gli equivoci nascono come erbacce. Come può sentirsi una madre vedendo il padre dei suoi figli, con tutte le tracce di una vita vissuta insieme, parlare di nuove nozze? C'è gelosia, o la calma faticosa di chi ha imparato ad accettare? C'è risentimento, o la forza silenziosa che raramente arriva in superficie? Su un punto Bar è stato spietatamente chiaro, non può fingere che quella donna non esista. Questa lucidità, nobile e adulta, è anche l'ostacolo che si piazza tra lui e il nuovo patto. Per Yamur, scegliere Bar significa accettare la sagoma permanente di un'altra persona sul bordo delle loro giornate. È un viaggio intero, non un biglietto per un sogno senza ombre. Mentre questa trilogia intima si consuma nel privato, fuori, sui social, imperversa una guerra a colpi di storie e commenti. I fan si sono divisi in schieramenti. Da una parte gli idealisti del cuore, quelli che hanno visto da tempo le scintille tra Bar e Yamur e le considerano destino. Per loro, gli ostacoli sono draghi da sconfiggere perché l'amore si dimostri. Il vero amore supera il rumore, scrivono sotto ogni foto carica di sentimento. Dall'altra, i realisti guardinghi e chi invoca la stabilità tradizionale. Dicono che non si costruisce su macerie non spazzate via, e che le cicatrici di una famiglia spezzata non svaniscono con un anello. È giusto per Yamur? Chiedono.
può davvero ricominciare senza saldare i debiti del cuore. La discussione è senza sosta, e ogni soffio di rumore alimenta un'onda nuova. Adesso viviamo una pausa tesa ma non disperata. Bar pare deciso a trasformare il sentimento in azione. Le dichiarazioni non gli bastano più, vuole una struttura che tenga. Si sussurra che l'anello scelto non punti sul peso dei carati ma sul senso, un cerchio essenziale per segnare un inizio coraggioso. E Yamur? Qualcosa sta cambiando. La paura non è svanita, ma si sta sciogliendo in una dolcezza prudente. In lui ha intravisto l'urgenza di chi riconosce di aver trovato qualcosa di raro e non intende sprecarlo. Forse l'amore, finalmente, sta superando la paura. Forse lei è pronta a buttarsi, anche sapendo quali ombre cammineranno con loro. Il piano, dicono i sussurri, è delicato. Una location nascosta, luci soffuse, il respiro di due persone in una stanza che porta solo il loro battito, una melodia che per lei significa qualcosa, e una domanda che cambia le traiettorie. Non la promessa di perfezione, ma quella di lavorare insieme, di ascoltare, di tenere il tempo anche quando cambierà la musica. Reggerà? È la domanda che abita ogni angolo di questa storia. Servirà una maturità fuori dal comune. La sua, quella di lei, e quella dell'altra casa che condividerà sempre il calendario. Ci vorrà grazia tra persone che forse si devono ancora delle scuse, e un linguaggio dell'intesa che a volte non trova le parole. Bisognerà che l'amore impari ad accomodare la responsabilità senza rimpicciolirsi. Non si tratta di fama, si tratta di quelle domande antiche che tutti prima o poi ci poniamo. Quanto costa la felicità? Dove finisce il dovere e comincia la possibilità? Come si ama di nuovo senza rinnegare ciò che è stato? Su Segreti Turchi seguiremo ogni passo, ogni sguardo, ogni scelta. Perché in fondo questa vicenda è uno specchio della vita. Tocca a voi fare da giuria, dovrebbe Yamur rischiare tutto per un amore totale o proteggersi dalle complicazioni? Lasciate il vostro verdetto nei commenti. Se questa storia così umana vi ha sfiorato il cuore, sosteneteci con un mi piace, condividete il video e unitevi alla nostra famiglia VIP cliccando su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di raccontare con rispetto e chiarezza ciò che conta davvero. Nel frattempo, dalle nostre fonti trapela un'ultima immagine che sembra uscita da un sogno sottilmente reale. Bar, solo, in una sala dalle pareti neutre, le mani che tentano figure al rallentatore, la fronte imperlata, un sorriso che spunta quando il piede trova il tempo. Sul cellulare, una canzone che per Yamur è casa. Non c'è coreografo che tenga, c'è un uomo che prova a parlare con il corpo perché le parole da sole non bastano. Se la porta di ieri si è chiusa o resta socchiusa, lo diranno i giorni. Ma c'è una verità che stanotte non mente, lui si sta preparando. E quel piccolo cerchio, riposto in una scatola senza sfarzo, aspetta soltanto il momento in cui il silenzio diventerà risposta. Noi saremo lì, insieme a voi, ad ascoltarla.